Il video di oggi è uno dei video più attesi, uno dei video più richiesti in assoluto. E la domanda a cui vorrei dare una risposta nel video di oggi è questa. Qual è la differenza nell'uso tra imperfetto e passato prossimo in italiano? Oggi vorrei risolvere questo enigma con te. Vediamolo insieme. Passato prossimo o imperfetto? Quante volte ti sei chiesto o ti sei chiesta quando usare l'imperfetto e quando usare il passato prossimo? Domanda assolutamente lecita. È una domanda molto importante e in questo video vorrei aiutarti a capire questo punto. Guarda questi esempi. Da bambino andavo sempre al mare con la mia famiglia. E questo altro esempio. Da bambino sono andato al mare con la mia famiglia. Noti già la differenza? Nel primo caso parlo di un'azione abituale, qualcosa che facevo sempre con la mia famiglia. Andavo sempre al mare, un'azione ripetitiva e abituale nel passato. Nella seconda frase, da bambino sono andato al mare con la mia famiglia. Riguarda una cosa più precisa, più specifica. È successo una volta. È un momento specifico nel mio passato. Questa è la prima grande differenza fra imperfetto e passato prossimo. Il primo punto importante è proprio questo. L'imperfetto si usa per azioni abituali nel passato, per azioni abituali e ripetitive nel passato. Andavo sempre al mare con i miei genitori. Il passato prossimo si usa per azioni che avvengono una volta nel passato o un numero preciso di volte. Vediamo degli altri esempi. Cominciamo con l'imperfetto. Da piccolo giocavo sempre con i Lego. Imperfetto, giocavo, perché è un'azione abituale che facevo da piccolo. Giocavo sempre con i Lego. È un'abitudine. Ma dall'altra parte da piccolo ho giocato con i Lego 3 volte, forse. Passato prossimo. Qui non parlo di un'abitudine, è un'azione che è avvenuta nel passato, ma un numero preciso di volte. In questo caso più o meno 3 volte. Oppure, da giovane andavo in Spagna tutte le estati. Andavo, imperfetto, è un'azione abituale. Tutte le estati andavo in Spagna. È qualcosa che succedeva tutte le estati. Dall'altra parte da giovane sono andato in Spagna. Usando il passato prossimo in questo caso si capisce che sono andato in Spagna probabilmente una volta. È qualcosa che è successo una volta. Sono andato in Spagna da giovane. Questo è il primo punto fondamentale da ricordarsi per usare correttamente l'imperfetto e il passato prossimo. Imperfetto, azione abituale nel passato. Passato prossimo, un'azione che è avvenuta una volta o un numero preciso di volte. 2 volte, 3 volte, 5 volte, 100 volte, ma un numero preciso. Passiamo al secondo punto. L'imperfetto è il tempo della descrizione. Quando descrivo qualcosa nel passato, descrivo qualcosa che è durato nel tempo. Quindi qualcosa che è durato per un periodo di tempo abbastanza lungo o comunque duraturo, ma non specifico. Per esempio, io posso descrivere una persona. In passato io avevo i capelli verdi. Quando li avevo? In questo caso sto descrivendo una persona, me stesso, avevo i capelli verdi. È qualcosa che avviene in un tempo abbastanza lungo. Non è un'azione che avviene in un momento specifico. Sto descrivendo qualcosa di un periodo lungo nel passato e non specifico. Avevo i capelli verdi. Non dico quando nello specifico, con delle date o dei giorni. Un tempo lungo, abbastanza lungo nel passato e non specifico. Oppure posso descrivere dei luoghi. La casa dei nonni era bellissima.
Anche questa è una descrizione di qualcosa che è durato nel tempo, nel passato, ed è un periodo di tempo non specifico. La casa dei nonni era bellissima. Posso descrivere delle situazioni. Ricordo quel giorno al mare. Gli uccellini cantavano, le persone passeggiavano. In questo caso sto descrivendo una situazione nel passato che è durata nel tempo, perché le persone passeggiavano, gli uccellini cantavano. Anche in questo caso non si parla di un'azione che è avvenuta in un momento piccolo, corto e specifico. Passeggiavano per un periodo lungo e non dico per quanto tempo, ok? In questo caso quindi si usa l'imperfetto. Dall'altra parte abbiamo il passato prossimo, che invece si usa per parlare di azioni. Non descrizioni, ma azioni puntuali, precise, che avvengono in un momento breve e finito. Per esempio, questa mattina ho telefonato a Gianni. È un'azione specifica, precisa, finita, chiusa. Ho alzato il telefono, ho parlato con Gianni e poi ho finito la telefonata. È un'azione specifica nel passato, in un tempo specifico, questa mattina, ma è un'azione chiusa in un tempo breve. Posso avere anche un elenco di azioni precise. Per esempio, questa mattina ho telefonato a Gianni, poi ho letto qualche pagina del mio libro e ho pranzato. È una serie di azioni specifiche, però è chiaro come in questo caso io sto parlando di azioni specifiche, non di descrizioni, perché il passato prossimo è il tempo dell'azione, descrivo azioni precise. Il passato prossimo si può usare per azioni che sono durate nel tempo, ma deve essere un tempo specifico. Questa è l'altra differenza con l'imperfetto. Per esempio, in passato avevo i capelli verdi. Imperfetto in questo caso perché è un'azione che dura nel tempo ed è un periodo non specifico. Ma io posso dire, in passato ho avuto i capelli verdi dal 2004 al 2006. In questo caso io ho definito il periodo con un inizio e una fine, quindi è un tempo specifico e uso il passato prossimo. Come va fino ad adesso? Faccio un riassunto fino ad adesso di quello che ho detto, perché poi ho un'ultima cosa da aggiungere. Primo punto. Si usa l'imperfetto per azioni abituali nel passato. Da piccolo andavo sempre al mare. Si usa il passato prossimo per un'azione che è avvenuta una volta o un numero preciso di volte. Sono andato al mare 3 volte. Secondo punto, si usa l'imperfetto per descrivere luoghi, persone o situazioni. La descrizione indica qualcosa che è durato in un tempo non specifico nel passato. La casa dei nonni era bellissima. Per quanto tempo? Non lo dico. Il passato prossimo si usa per delle azioni puntuali, delle azioni specifiche che avvengono in un momento breve nel passato oppure in un periodo di tempo definito per 3 anni, per 10 anni, per un secolo, ma è definito. Adesso guarda questi esempi. Mentre cenavo, Sofia giocava a carte. Perché ho usato l'imperfetto in questo caso? Ma perché? Qui sto parlando di 2 azioni contemporanee che durano nel tempo. Sono 2 azioni durative. Mentre cenavo, Sofia giocava a carte. Sto parlando di azioni che sono durate nel tempo, nel passato, ma non è un tempo specifico. Mentre cenavo, azione durativa, Sofia giocava. Oppure posso dire, mentre guardavo la TV, Giulia leggeva. 2 azioni che durano nel tempo, contemporanee. Però guarda questo altro esempio. L'ultimo.
prometto. Mentre cenavo, mio fratello mi ha telefonato. Qui comincia a diventare un po' complicata la situazione. Ho usato l'imperfetto nella prima frase e il passato prossimo nella seconda. Perché? Nella prima parte ho mentre cenavo, un'azione che dura in un tempo non specifico nel passato. Mentre cenavo. Per quanto tempo ho cenato? Non lo dico, è durato nel tempo. Mio fratello mi ha telefonato. Azione specifica che ha interrotto l'azione precedente. Però mio fratello mi ha telefonato. È un'azione tangibile, un'azione precisa, specifica. È un'azione che è avvenuta in un momento specifico e ha interrotto l'altra. Quindi mentre cenavo, mio fratello mi ha telefonato. Non so se questi gesti possono aiutare. Mentre cenavo, mio fratello mi ha telefonato. Azione specifica. Com'è andata? È abbastanza chiara adesso la differenza fra passato prossimo e imperfetto? Farò molto presto un altro o altri video con degli esempi e degli esercizi o dei quiz sull'uso del passato prossimo e dell'imperfetto, perché a me piace fare degli esercizi insieme o dei quiz insieme dopo aver spiegato la teoria. Quindi questo è il video teorico dove descrivo la differenza. Poi vedremo anche l'uso pratico di questi due tempi con un quiz, con altri esempi. Probabilmente farò una live, ma lo scoprirete poi sul canale perché pubblicherò la live in anticipo. Bene, come sempre ti chiedo di scrivere degli esempi nei commenti qui sotto con il passato prossimo o l'imperfetto o tutti e due. Quindi prova a fare delle frasi in cui descrivi situazioni o cose nel passato usando l'imperfetto, oppure delle frasi con il passato prossimo per descrivere azioni specifiche o azioni che sono avvenute una volta o un numero preciso di volte. Così puoi cominciare ad esercitare questi due tempi e automatizzare il loro uso nel tuo cervello. Ti ricordo anche che se non lo hai ancora fatto puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e sul simbolo della campanella, perché se fai questo YouTube ti manderà una notifica ogni volta che io pubblico un video nuovo, così sarai sicuro o sicura di non perdere neanche un video di italiano con me. Spero che anche questo video ti sia piaciuto tanto e noi ci vediamo al prossimo. A presto!